Lezione 1. Il potere dell'empatia. Ciao Anna, hai mai notato come le persone reagiscono in modo diverso a determinate situazioni? Ciao John. Sì, è interessante come le nostre reazioni possano variare da persona a persona. Ti è mai venuta voglia di ridere quando qualcuno è caduto? O sì, c'è l'istinto iniziale di trovarlo divertente, ma poi la preoccupazione prende il sopravvento. Esattamente. Spesso siamo preoccupati che possano essersi fatti male. È affascinante come le nostre emozioni possano cambiare in pochi secondi. A volte, il modo in cui le persone reagiscono rivela la loro empatia di fondo. Puoi fare un esempio? Mostra come l'empatia può influenzare le nostre risposte alle disgrazie altrui. L'empatia ci consente di connetterci con gli altri a un livello più profondo. Ci aiuta a capire le loro emozioni ed esperienze. E ci ricorda di trattare gli altri con gentilezza e compassione. Alziamo le nostre bandiere immaginarie di empatia e sforziamoci di comprendere e sostenere gli altri. Lezione 2. Bridal Jitters. Ciao Anna, hai mai notato come le coppie abbiano spesso sorrisi nervosi il giorno del loro matrimonio? Ciao John. Sì, è normale che gli sposi si sentano un po' ansiosi in un giorno così importante. Stanno iniziando un nuovo capitolo della loro vita, pieno di entusiasmo e attesa. È comprensibile che possano provare un mix di emozioni. Si sorridono, ma puoi vedere un pizzico di nervosismo dietro i loro occhi. È un grande momento e ci sono così tante aspettative e pressioni. Vogliono che tutto vada alla perfezione e che il loro giorno speciale sia memorabile. È importante che si ricordino di godersi il viaggio e di non lasciarsi prendere troppo dai dettagli. Assolutamente. Si tratta di celebrare il loro amore e l'impegno che stanno prendendo l'uno per l'altro. E va bene sentirsi nervosi. Dimostra che hanno davvero a cuore il significato dell'occasione. Facciamo un brindisi immaginario alle coppie che affrontano il giorno del loro matrimonio con gioia e resilienza. Lezione 3. Padroneggiare i numeri. Ciao Anna, hai qualche consiglio per memorizzare i numeri in modo efficace? Ciao John. Ci sono diverse tecniche che puoi provare per facilitare la memorizzazione dei numeri. Dovremmo semplicemente ripetere i numeri a noi stessi? La ripetizione può essere utile, ma potrebbe non essere il metodo più efficiente per tutti. Quindi, è meglio attribuire un significato ai numeri? Esattamente. La creazione di associazioni o visualizzazioni può aiutare a ricordare i numeri. Puoi fare un esempio? Supponiamo che tu debba ricordare il numero 1492. Puoi associarlo alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo in quell'anno. A. Collegarlo a un evento storico lo rende più memorabile. Precisamente. Le connessioni personali o le immagini vivide possono migliorare la fidelizzazione. E se avessimo bisogno di ricordare una sequenza di numeri più lunga? Puoi suddividerli in blocchi più piccoli o creare una storia usando i numeri.
Sembra interessante. Aggiunge un elemento narrativo al processo di memorizzazione. Lo fa. Il nostro cervello tende a ricordare le storie meglio delle informazioni isolate. Aumentiamo i nostri stimoli di memoria immaginari ed esploriamo modi creativi per affrontare la memorizzazione dei numeri. Lezione 4. Impatto mediatico. Ciao Anna, hai sentito parlare della preoccupazione che i programmi televisivi violenti rendano le persone meno sensibili alla violenza? Ciao John. Sì, è un argomento che ha suscitato dibattiti e discussioni. Alcuni sostengono che l'esposizione alla violenza in TV intorpidisca la nostra empatia nei confronti della violenza nella vita reale. È una preoccupazione valida. L'esposizione costante ai contenuti grafici può desensibilizzarci. Significa che le persone sono meno colpite dalla violenza? È possibile. La sovraesposizione potrebbe ridurre l'impatto emotivo delle situazioni violente. Quindi, cosa possiamo fare per mantenere la sensibilità e l'empatia? Limitare la quantità di media violenti che consumiamo è un approccio. Questo ha senso. Essere consapevoli delle nostre scelte mediatiche può avere un impatto significativo. Inoltre, impegnarsi in attività che promuovono l'empatia e la compassione può aiutare a controbilanciare gli effetti. Ti piace fare volontariato o partecipare a progetti comunitari? Esattamente. Contribuendo attivamente a un cambiamento positivo, rafforziamo la nostra sensibilità verso il benessere degli altri. Alziamo le nostre bandiere immaginarie di empatia e siamo consapevoli dei media che consumiamo. Lezione 5. Voicemail Magic. Ciao Anna, hai mai avuto bisogno di inviare un messaggio direttamente nella segreteria telefonica di qualcuno? Ciao John. Sì, ci sono momenti in cui lasciare un messaggio vocale è più comodo che effettuare una chiamata dal vivo. C'è un modo per garantire che il nostro messaggio arrivi direttamente alla segreteria telefonica? Assolutamente. Puoi impostare il tuo messaggio in modo da bypassare lo squillo e passare direttamente alla segreteria telefonica. Come possiamo farlo? Un metodo consiste nell'aggiungere un carattere o un simbolo speciale prima del numero di telefono del destinatario. Interessante. Funziona con tutti i sistemi telefonici? Funziona con la maggior parte dei sistemi, ma è sempre bene verificare se il corriere del destinatario supporta questa funzionalità. Quindi, usando questa tecnica, possiamo lasciare un messaggio senza disturbare la persona. Questo è corretto. Permette loro di ascoltare il messaggio a loro piacimento. Ci sono altri suggerimenti per lasciare messaggi vocali efficaci? Mantieni il tuo messaggio conciso e chiaro e ricorda di indicare il tuo nome e le informazioni di contatto. Questo è importante per garantire che possano ricontattarci facilmente. In effetti, è fondamentale essere consapevoli dell'etichetta e lasciare un messaggio professionale o educato. Alziamo le nostre bandiere vocali immaginarie e padroneggiamo l'arte della messaggistica diretta. Lezione 6. Sacrificio eroico. Ciao Anna, hai sentito parlare dell'incredibile storia di una persona che ha passato giorni senza dormire per aiutare i feriti? Ciao John. Sì, è una storia ispiratrice di altruismo e coraggio. Stare senza dormire per giorni sembra una sfida. Come se la è cavata questa persona?
Dare priorità al benessere degli altri richiede un'immensa dedizione e un forte senso dello scopo. Hanno fornito altra assistenza oltre a rimanere svegli? Sì, hanno persino donato il proprio sangue per aiutare i feriti. È davvero notevole. Le loro azioni devono aver salvato molte vite. Assolutamente. Il loro sacrificio e la rapidità di pensiero hanno dato ai feriti maggiori possibilità di sopravvivenza. È incredibile come la dedizione di una persona possa avere un impatto così significativo. In effetti, ci ricorda il potere della compassione e quanto possiamo fare per aiutare gli altri. Innalziamo i mantelli dei nostri eroi immaginari e onoriamo coloro che fanno di tutto per salvare vite umane. Lezione 7. Viaggio nell'innovazione. Ciao Anna, sapevi che lo sviluppo dell'automobile ha richiesto molto tempo a causa della sua natura complessa? Ciao John. Sì, l'automobile è una meraviglia dell'ingegneria con migliaia di parti. È affascinante come invenzioni come l'automobile attraversino un processo evolutivo. Assolutamente. Ci vuole tempo per perfezionare e perfezionare il design e la funzionalità. Ci sono state sfide particolari lungo il percorso? Molte sfide, in effetti. Dal miglioramento dell'efficienza del motore alla garanzia delle misure di sicurezza. Posso immaginare che abbia richiesto test e sperimentazioni approfonditi. Sì, ingegneri e inventori hanno dedicato anni alla ricerca e allo sviluppo. È impressionante quanto siamo arrivati dalle prime automobili ai veicoli avanzati di oggi. In effetti, i progressi tecnologici hanno rivoluzionato l'industria automobilistica. Alziamo le nostre bandiere immaginarie dell'innovazione e apprezziamo l'ingegnosità dietro l'automobile. Lezione 8. Trionfo sulla natura. Ciao Anna, sapevi che il maltempo ha ritardato di diversi giorni una bella nuotata? Ciao John. Sì, è incredibile come la natura a volte possa sfidare i nostri piani. Posso immaginare la delusione dei nuotatori in attesa delle condizioni giuste. Assolutamente. Ma la notte del 8 settembre, finalmente il tempo si è schiarito. Deve essere stato un momento di sollievo ed eccitazione per i nuotatori. In effetti, hanno colto l'occasione ed sono entrati in acqua per iniziare la loro nuotata. Ci sono stati ostacoli che hanno dovuto superare durante il loro viaggio? Sì, hanno affrontato diverse sfide, dalle correnti imprevedibili alla fatica. Ci vuole un'immensa determinazione e forza fisica per sopportare un'impresa così impegnativa. Assolutamente. La loro perseveranza e la loro formazione alla fine hanno dato i loro frutti. Alziamo le nostre bandiere di vittoria immaginarie e celebriamo il loro trionfo sulla natura. Lezione 9. Collaborazione creativa. Ciao Anna, ti sei mai chiesto perché Sullivan abbia dovuto scrivere musica per le sceneggiature di Gilbert? Ciao John, è un'interessante collaborazione artistica tra i due. Effettivamente. Ma perché Gilbert non riusciva a scrivere parole per la musica di Sullivan? È una questione di specializzazione e di diversi punti di forza creativi.
Quindi, ognuno si è concentrato sulle rispettive aree di competenza? Esattamente. Gilbert eccelleva nello scrivere sceneggiature spiritose e divertenti, mentre Sullivan componeva bellissime melodie. La loro collaborazione deve essere stata una miscela perfetta di talenti. Assolutamente. Insieme, hanno creato opere amate e senza tempo. È affascinante come due persone possano unirsi per creare qualcosa di straordinario. La collaborazione spesso fa emergere il meglio delle capacità di ogni persona e migliora il risultato finale. Alziamo le bandiere della nostra creatività immaginaria e celebriamo il potere della collaborazione artistica. Lezione 10. Esplorazione dei ristoranti locali. Ciao Anna, che ne dici del cibo? Qualche ristorante locale da provare? Ciao John, sicuramente. Ci sono molti ristoranti locali con una cucina deliziosa. Non vedo l'ora di assaggiare i sapori locali e vivere la scena culinaria. Dovremmo provare il ristorante di pesce sulla spiaggia. È noto per il suo pescato fresco. Sembra fantastico. Adoro i frutti di mare, soprattutto quando sono preparati al momento. C'è anche un'accogliente caffetteria in centro che serve deliziosi dolci e caffè. Perfetto. Mi piace esplorare i caffè caratteristici e assaporare una buona tazza di caffè. Non dimentichiamo il mercato alimentare nel centro della città. Offre una varietà di piatti internazionali. Questo è un ottimo suggerimento. Possiamo assaggiare diverse cucine in un unico posto. Non dovremmo perdere l'occasione di provare anche il cibo di strada locale. È un'esperienza unica. Sono d'accordo. Il cibo di strada offre spesso uno spaccato della cultura e delle tradizioni culinarie locali. Abbiamo così tante opzioni tra cui scegliere. Sarà un'avventura gastronomica. Grazie per aver condiviso questi consigli. Apprezzo la tua esperienza culinaria. Lezione 11. Abbracciare la felicità. Ciao Anna, non pensi che tutti provino tristezza a volte? Ciao John, assolutamente. È una parte naturale dell'esperienza umana. Cerco di fare cose che mi rendano felice ogni volta che entro in uno dei miei stati d'animo tristi. Questo è un ottimo approccio. Trovare modi per sollevare il morale è importante. Effettivamente. Impegnarsi in attività che ci piacciono può aiutarci a superare quei momenti di tristezza. È essenziale dare priorità al nostro benessere mentale e cercare la felicità nella nostra vita quotidiana. Assolutamente. Circondarci di esperienze e persone positive può fare una differenza significativa. La felicità risiede spesso nei semplici piaceri e nei momenti di gratitudine. Alziamo le nostre bandiere immaginarie della felicità e abbracciamo la ricerca della gioia. Complimenti per questo. Che possiamo trovare la felicità nelle grandi e piccole cose che la vita ha da offrire. Assolutamente. Coltiviamo una mentalità positiva e creiamo una vita piena di felicità e appagamento. Lezione 12. Piani turistici. Ehi Anna, ho avuto un'idea.
Dovremmo pianificare i nostri piani turistici per il prossimo viaggio. Ciao John. Sembra un'ottima idea. Pianificare in anticipo ci aiuterà a sfruttare al massimo il nostro tempo. Esattamente. Non vogliamo perderci nessuna attrazione imperdibile o gemme nascoste della città. Sono così grata di poter esplorare un posto nuovo insieme. È sempre più divertente condividere esperienze. Sicuramente. Quindi, iniziamo ricercando i principali monumenti e attrazioni della città. Questo è un buon punto di partenza. Possiamo fare un elenco di luoghi che vogliamo assolutamente visitare. E poi possiamo controllare gli orari di apertura e i biglietti d'ingresso per ogni attrazione. È essenziale conoscere gli orari e gli eventuali costi aggiuntivi per pianificare il nostro itinerario in modo efficace. Dovremmo anche considerare la vicinanza di queste attrazioni l'una all'altra. Non vogliamo passare troppo tempo a viaggiare da un luogo all'altro. Questo è vero. Sarebbe l'ideale se potessimo visitare le attrazioni vicine nella stessa zona lo stesso giorno. Possiamo contrassegnarli sulla mappa e vedere quali sono raggruppati per una visita turistica efficiente. Lezione 13. Salute vocale. Ciao Anna, sapevi che è importante anche assicurarsi che le orecchie e la gola abbiano un aspetto normale quando il medico ti esamina la gola? Ciao John, assolutamente. Un esame completo garantisce la salute vocale generale. È fondamentale prendersi cura del nostro apparato vocale, soprattutto se usiamo la voce regolarmente. Controlli regolari possono aiutare a identificare eventuali problemi e prevenire potenziali problemi vocali. Giusto. Mantenere una buona igiene vocale è essenziale per cantanti, attori e oratori pubblici. Una corretta idratazione ed evitare di affaticare le corde vocali sono pratiche fondamentali per la salute vocale. È anche importante riscaldare e raffreddare la voce prima e dopo un uso prolungato. Assolutamente. Esercizi delicati e riposo vocale possono aiutare a prevenire affaticamento e lesioni vocali. Alziamo le nostre bandiere vocali immaginarie e diamo priorità al benessere delle nostre voci. Lezione 14. Degustazione dei sapori. Ciao Anna, hai notato le diverse varietà di queste bevande? Ciao John, assolutamente. Il mondo delle bevande offre una vasta gamma di gusti e preferenze. Molte persone apprezzano il gusto delle bevande alcoliche, ma molte apprezzano anche le opzioni analcoliche. Questo è vero. È meraviglioso come ci sia qualcosa per tutti i gusti e le occasioni. Dai vini morbidi alle birre luppolate e ai cocktail rinfrescanti, le scelte sono infinite. Inoltre, le bevande analcoliche come cocktail analcolici, tisane e succhi di frutta offrono deliziose alternative. È affascinante come culture diverse abbiano le proprie bevande tradizionali dai sapori unici. Sì, esplorare diverse bevande può essere un modo per vivere il patrimonio culinario di una cultura. È anche interessante come le bevande possano completare diversi tipi di cucina. Assolutamente. Abbinare la bevanda giusta a un pasto può migliorare l'esperienza culinaria complessiva. Alziamo i nostri bicchieri immaginari e brindiamo al ricco mondo delle bevande.
Lezione 15. Orizzonti sconfinati. Ciao Anna, non è affascinante come una delle invenzioni più importanti dell'età moderna abbia permesso alle persone di viaggiare molto più liberamente e su distanze molto maggiori? Ciao John, assolutamente. I progressi nel settore dei trasporti hanno aperto un mondo di possibilità. Gli aeroplani hanno rivoluzionato i viaggi, rendendoli più veloci e accessibili che mai. È incredibile come ora possiamo esplorare paesi diversi e conoscere culture diverse. E non dimentichiamo i treni, che offrono un modo panoramico e rilassato per viaggiare attraverso i paesaggi. Assolutamente. Viaggiare in treno ci permette di apprezzare la bellezza di ciò che ci circonda. L'invenzione delle automobili ci ha anche dato la libertà di intraprendere viaggi su strada e scoprire gemme nascoste. E con l'avvento della tecnologia, possiamo pianificare facilmente i nostri viaggi e accedere a preziose informazioni di viaggio. Le piattaforme e le app online hanno reso la prenotazione di alloggi e la ricerca di attrazioni locali un gioco da ragazzi. È incredibile come il viaggio sia diventato un'esperienza trasformativa, che amplia le nostre prospettive. Alziamo i nostri passaporti immaginari e abbracciamo la vastità del mondo che aspetta di essere esplorato. Lezione 16. Il prezzo del conflitto. Ciao Anna, ti sei mai chiesto quali fossero le trincee scavate nel terreno durante le guerre? Ciao John, assolutamente. Quelle trincee erano un triste ricordo delle difficoltà e dei sacrifici dei soldati. È sorprendente pensare che a volte centinaia di migliaia di uomini sono stati uccisi in battaglie che sono durate solo pochi giorni. La guerra è una realtà devastante che ha avuto un enorme impatto sulle vite umane nel corso della storia. Il coraggio e la resilienza dimostrati dai soldati di fronte al pericolo sono davvero notevoli. È straziante pensare alle famiglie e ai cari lasciati alle spalle, le cui vite sono cambiate per sempre dalle conseguenze della guerra. La guerra ha anche effetti duraturi sulle società, modellando il corso delle nazioni e lasciando cicatrici che potrebbero richiedere generazioni per guarire. È fondamentale cercare soluzioni pacifiche e imparare dagli errori del passato. Ricordare le lezioni della storia può aiutarci a prevenire il ripetersi di eventi così tragici. Assolutamente. Promuovere la diplomazia, la comprensione e l'empatia può condurci verso un mondo più pacifico. Alleviamo i nostri ramoscelli d'ulivo immaginari e sosteniamo l'armonia e l'unità tra le nazioni. Lezione 17. Strategie di gara. Ciao Anna, hai mai sentito parlare delle leggendarie tattiche usate dagli atleti nelle gare? Ciao John, assolutamente. Alcuni atleti fanno di tutto per ottenere un vantaggio e assicurarsi la vittoria. È affascinante come in una gara fosse persino noto per aver simulato un infortunio nel bel mezzo di una gara, solo per riprendersi appena in tempo per vincere. È una strategia piuttosto astuta. Mostra quanto sono disposti a fare alcuni atleti per superare in astuzia i loro concorrenti. Effettivamente. Le corse non riguardano solo l'abilità fisica, ma anche l'agilità mentale e il pensiero strategico. È interessante come atleti diversi utilizzino tattiche diverse per stare al passo con la concorrenza.
Alcuni corridori preferiscono partire forte e mantenere il vantaggio, mentre altri conservano strategicamente le proprie energie per una raffica finale. E negli sport di squadra, gli atleti spesso coordinano i loro sforzi, affidandosi al lavoro di squadra e a una comunicazione efficace. Anche il tempismo è fondamentale. Sapere quando fare una mossa o cogliere un'opportunità può fare la differenza. Assolutamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra velocità, resistenza e processo decisionale tattico. Alziamo i nostri traguardi immaginari e celebriamo l'esaltante spirito di competizione. Lezione 18. Messaggi vocali efficaci. Ciao Anna, hai mai pensato all'importanza dei saluti in segreteria telefonica? Ciao John, assolutamente. I saluti tramite posta vocale svolgono un ruolo cruciale in una comunicazione efficace. È essenziale avere un messaggio chiaro e conciso che informi i chiamanti del motivo per cui non puoi rispondere alle loro chiamate. Assolutamente. Che tu non sia disponibile o in vacanza, è importante comunicarlo nel tuo saluto registrato. Un messaggio di saluto in segreteria telefonica ben congegnato può creare aspettative e fornire informazioni di contatto alternative, se necessario. È anche un'occasione per lasciare un'impressione professionale e amichevole sul chiamante. Esattamente. Puoi usare il tuo saluto per esprimere gratitudine, rassicurare o persino offrire un orario stimato per il ritorno. E se lavori in un ambiente professionale, è importante mantenere un tono formale nel messaggio di saluto in segreteria. D'altra parte, in un ambiente personale, puoi far trasparire la tua personalità e rendere il tuo saluto più informale. Alziamo i nostri telefoni immaginari e cerchiamo di inviare messaggi vocali che lasciano un impatto positivo e duraturo. Complimenti per questo. Che i nostri saluti via segreteria riflettano la nostra professionalità, calore e considerazione per gli altri. Lezione 19. Schemi meteorologici nel West americano. Ciao Anna, hai mai notato i modelli meteorologici unici nel West americano? Ciao John, assolutamente. Il clima in quella regione può essere piuttosto affascinante e vario. È interessante come appena ad est delle montagne costiere, nella maggior parte dei casi tendano a cadere forti piogge. Sì, quelle catene montuose fungono da barriere, facendo sì che le nuvole rilascino la loro umidità mentre si alzano. Questo fenomeno crea un netto contrasto tra il lato occidentale più umido e il lato orientale più secco. È incredibile come queste caratteristiche geografiche modellino il clima e gli ecosistemi della zona. Assolutamente. La disponibilità di acqua influenza notevolmente i tipi di vegetazione e fauna selvatica presenti in ciascuna regione. E non dimentichiamo i temporali e i fulmini occasionali che si aggiungono al paesaggio drammatico. È come uno spettacolo teatrale della natura, che ne mostra la potenza e la bellezza. Effettivamente. È importante apprezzare e rispettare le forze della natura che modellano l'ambiente circostante. Alziamo i nostri ombrelli immaginari e abbracciamo i modelli meteorologici in continua evoluzione del West americano. Lezione 20. Esplorazione dell'universo. Ciao Anna, hai mai visitato un planetario per esplorare le meraviglie dell'universo? Ciao John, assolutamente. I planetari offrono un'esperienza coinvolgente che ci porta in un viaggio nello spazio.
È incredibile come ricreino il cielo notturno, mostrando i corpi celesti così come appaiono in questo momento. Sì, possiamo assistere alla bellezza delle stelle e delle costellazioni così come erano migliaia di anni fa. È come tornare indietro nel tempo e connettersi con le antiche meraviglie del nostro universo. E non solo, i planetari forniscono anche informazioni su come si è evoluta la nostra comprensione del cosmo. Assolutamente. Dalle antiche civiltà alle scoperte scientifiche moderne, è una miscela accattivante di storia e scienza. È affascinante come la tecnologia ci consenta di simulare la vastità del nostro universo in uno spazio ristretto. E non è solo educativo ma anche divertente, rendendolo un'esperienza piacevole per persone di tutte le età. Alziamo i nostri telescopi immaginari e continuiamo a esplorare i misteri e la bellezza del cosmo. Complimenti per questo. Che la nostra passione per l'universo ci ispiri a cercare la conoscenza e ad apprezzare la vastità della nostra esistenza. Lezione 21. Caccia al tesoro presso Yard Sales. Ciao Anna, sei mai andata a caccia di tesori ai mercatini? Ciao John, assolutamente. Le vendite in cantiere possono essere una miniera d'oro per trovare oggetti unici e convenienti. È incredibile che genere di cose vengano vendute alle vendite in cantiere. Puoi trovare praticamente tutto ciò che potresti trovare in una casa o in un cortile. Assolutamente sì, dai mobili e dagli elettrodomestici all'abbigliamento e all'elettronica, la varietà è infinita. E non dimentichiamo le gemme nascoste come oggetti da collezione vintage, oggetti d'antiquariato e opere d'arte uniche. È come entrare in uno scrigno di tesori, dove non si sa mai in quale oggetto prezioso potresti imbatterti. In effetti, il bene indesiderato di una persona può essere la preziosa scoperta di un'altra persona. Inoltre, le vendite in cantiere offrono l'opportunità di sostenere le comunità locali e ridurre gli sprechi dando una seconda vita agli articoli. È una situazione vantaggiosa per tutti. Puoi trovare ottime offerte contribuendo a pratiche sostenibili ed ecologiche. Solleviamo le nostre borse della spesa immaginarie e lanciamoci in una caccia al tesoro alla prossima svendita. Complimenti per questo. Che le nostre avventure ci portino a tesori inaspettati e scoperte memorabili. Lezione 22. Le vite invisibili. Ciao Anna, hai mai pensato alle vite invisibili che esistono nelle nostre città? Ciao John, assolutamente. Succedono così tante cose sotto la superficie che spesso passano inosservate. È straziante pensare a chi trema negli scantinati delle case, lottando per trovare riparo. Sì, i senzatetto sono un problema urgente e ci sono persone che dormono nelle strade della città, sopportando condizioni difficili. È un duro promemoria che, in mezzo allo scintillio e al glamour, ci sono persone che affrontano sfide immense. È importante per noi riconoscere queste realtà invisibili e lavorare per creare una società più inclusiva. Assolutamente. Dovremmo sforzarci di estendere la nostra compassione e il nostro sostegno a coloro che sono emarginati e invisibili. È un promemoria del fatto che tutti meritano dignità e l'opportunità di prosperare, indipendentemente dalle circostanze in cui si trovano. Alziamo la voce e sosteniamo il cambiamento sociale, promuovendo l'empatia e la comprensione nelle nostre comunità.
Lezione 23. Formazione del gabinetto. Salve Anna, hai seguito i recenti sviluppi nella nomina dei ministri principali? Ciao John, assolutamente. È sempre interessante vedere come si sviluppa la formazione del gabinetto. Domani è la nomina dei principali ministri, che è un passo significativo nella formazione del governo. Sì, è il team principale che guiderà le decisioni e le politiche chiave per il paese. Tuttavia, la nomina di altri ministri richiede di solito un po' più di tempo, poiché entrano in gioco vari fattori. È un puzzle complesso di equilibrio tra competenze, rappresentanza e alleanze politiche. Confido che il processo sarà accurato per garantire che vengano scelte le persone migliori per ogni ruolo. È fondamentale avere persone competenti e dedicate in grado di soddisfare le esigenze delle persone in modo efficace. Assolutamente. Un gabinetto ben formato può avere un impatto significativo sul progresso e sul benessere della nazione. Teniamo d'occhio gli sviluppi e speriamo in un governo che lavori per il miglioramento della società. Complimenti per questo. Possa la formazione del governo portare a un futuro armonioso e prospero per il nostro Paese. Lezione 24. Parlare con impact. Ciao Anna, ti è mai capitato di dover tenere un discorso per una causa importante? Ciao John, assolutamente. Parlare di fronte agli altri per sensibilizzare l'opinione pubblica può essere un compito impegnativo. Ricordo quando organizzammo una campagna per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. È stata una bella impresa. Condividere la missione e le storie alla base della causa può essere un modo efficace per coinvolgere e ispirare gli altri. Assolutamente. È importante scegliere parole che risuonino nel pubblico e trasmettano l'urgenza del problema. Connettersi a livello emotivo può aiutare le persone a comprendere l'impatto che il loro supporto può avere. E non si tratta solo del contenuto, ma anche della consegna. La fiducia e la chiarezza sono essenziali. Sì, esercitarsi in anticipo e utilizzare un linguaggio del corpo efficace può migliorare l'impatto del messaggio. È anche fondamentale mantenere un tono positivo e pieno di speranza, anche quando si discute di argomenti difficili. Assolutamente. Infondere un senso di ottimismo può motivare gli altri a unirsi alla causa e fare la differenza. Continuiamo a sostenere cause importanti e usiamo le nostre parole per creare cambiamenti positivi. Lezione 25. Abbracciare il cambiamento. Ciao Anna, hai mai sperimentato un cambiamento significativo che ha trasformato completamente la tua vita? Ciao John, assolutamente. Il cambiamento può essere sia eccitante che impegnativo, soprattutto quando altera la nostra routine familiare. Ricordo quando Steve si trasferì in un nuovo paese. Per lui era tutto diverso da quello a cui era abituato. È comune subire inizialmente uno shock culturale di fronte a un ambiente completamente nuovo. Steve ha dovuto adattarsi a un diverso stile di vita e gli ci è voluto del tempo per adattarsi e trovare il suo posto. Può essere opprimente quando tutto intorno a te sembra diverso e devi affrontare usanze sconosciute. Ma con il tempo, Steve ha accettato il cambiamento e si è reso conto che la diversità può arricchire la sua vita in modi inaspettati.
Assolutamente. Conoscere culture diverse amplia le nostre prospettive e ci permette di crescere come individui. È importante affrontare i nuovi inizi con una mente aperta e la volontà di abbracciare l'ignoto. Il cambiamento può essere un catalizzatore per la crescita personale e può portarci a scoprire nuove passioni e opportunità. Incoraggiamo noi stessi e gli altri a uscire dalle nostre zone di comfort e ad abbracciare la bellezza del cambiamento. Lezione 26. Tempo libero. Ciao Anna, come trascorri di solito il tuo tempo libero dopo una lunga giornata? Ciao John. Mi piacciono diverse attività per rilassarmi e ricaricarmi. Che ne dici di te? Beh, dopo il lavoro, di solito guardo la televisione e mangio qualcosa. Mi aiuta a rilassarmi. Sembra un modo comodo per rilassarsi. La televisione può essere una fonte di intrattenimento e di evasione. Lo è davvero. A volte mi piace anche chiamare il mio amico al telefono e fare una bella chiacchierata. È un ottimo modo per connettersi. Parlare con gli amici può essere rinfrescante ed edificante. È meraviglioso condividere esperienze e recuperare il ritardo. Assolutamente. Dopo la chiamata, di solito trovo un posto comodo e mi siedo per godermi un buon libro o ascoltare musica. Sembra un modo perfetto per trascorrere il tempo libero. Libri e musica possono trasportarci in mondi diversi. Sicuramente possono. È incredibile come possano evocare varie emozioni e stimolare la nostra immaginazione. Ricordiamoci di dare priorità al tempo libero e di dedicarci ad attività che ci portino gioia e relax. Complimenti per questo. Che i nostri momenti di svago siano pieni di felicità e ringiovanimento. Lezione 27. Pianificazione del divertimento con i bambini. Ciao Anna, stavo pensando, quando andiamo al parco con i bambini, cos'altro ci serve? Forse portano anche i loro giocattoli preferiti per divertirsi di più? Ciao John. È un'ottima idea. È importante far divertire i bambini. Quali altri oggetti pensi che dovremmo portare? Insieme ai loro giocattoli preferiti, potremmo mettere in valigia alcuni giochi all'aperto come una palla o un frisbee. In questo modo, possono godere di diverse attività. Sembra perfetto. La varietà è la chiave per mantenerli impegnati ed entusiasti. Potremmo anche portare una coperta da picnic e degli snack per una piccola pausa merenda. Ottimo suggerimento. Fare un picnic darà ai bambini la possibilità di riposare e fare rifornimento prima di riprendere a giocare. Assolutamente. È importante considerare i loro livelli di energia e fornire loro l'opportunità di ricaricarsi. Sono d'accordo. È anche una buona idea portare crema solare e cappelli per proteggere la loro pelle delicata dal sole. La protezione solare è fondamentale, soprattutto nelle giornate di sole. Vogliamo garantire la loro sicurezza e il loro comfort durante tutto il tempo che trascorriamo al parco. Sicuramente. E a proposito di sicurezza, non guasterebbe portare alcune forniture di primo soccorso di base, come cerotti e salviette antisettiche, solo in caso di incidenti minori. È una precauzione intelligente. È meglio essere preparati a qualsiasi contrattempo, non importa quanto piccolo. Assolutamente. Infine, dovremmo ricordarci di portare delle bottiglie d'acqua per far sì che i bambini rimangano idratati durante la nostra avventura all'aperto.
L'idratazione è fondamentale, soprattutto durante le attività fisiche. È importante incoraggiare i bambini a bere abbastanza acqua. Concordato. Quindi, ricapitolando, porteremo i loro giocattoli preferiti, giochi all'aperto, una coperta da picnic, snack, crema solare, cappelli, generi di primo soccorso di base e bottiglie d'acqua. Mi sono perso qualcosa? Questo copre tutto ciò a cui riesco a pensare. Sembra che siamo ben preparati per una divertente giornata al parco con i bambini. Lo penso anch'io. È essenziale fornire loro una varietà di attività e prendersi cura del loro benessere. Assolutamente. Considerando le loro preferenze ed esigenze, possiamo garantire un'esperienza piacevole e sicura per tutte le persone coinvolte. Non vedo l'ora di vedere i sorrisi sui loro volti mentre si divertono a giocare con i loro giocattoli preferiti e a giocare all'aperto. Anch'io. Sarà una giornata memorabile all'insegna del divertimento e delle risate. Assicuriamoci di immortalare anche alcuni momenti preziosi con le nostre fotocamere. Questa è un'ottima idea. Creeremo ricordi duraturi di questa gita speciale con i bambini. Posso già immaginare la gioia e l'emozione. Sarà una giornata fantastica. Grazie per aver suggerito queste idee. Siete i benvenuti. Sono felice che abbiamo potuto fare un brainstorming insieme. Sarà un periodo meraviglioso sia per noi che per i bambini. Effettivamente. Facciamo in modo che sia un giorno da ricordare. Ci vediamo al parco. Ci vediamo lì. Preparati per una giornata all'insegna del divertimento e dell'avventura. Lezione 28. Pianificazione di un viaggio di shopping. Ciao Anna, stavo pensando che presto sarebbe stato divertente fare shopping insieme. Cosa ne pensi? Ciao John. Sembra un piano. Sono sempre pronto per un po' di shopping. Dove dobbiamo andare? Che ne dite di esplorare il nuovo centro commerciale che ha appena aperto in centro? Ne ho sentito parlare molto bene. Sembra eccitante. Volevo dare un'occhiata. Sarà l'occasione perfetta per vedere cosa c'è in serbo. Assolutamente. È sempre una buona idea rimanere aggiornati sulle ultime tendenze ed esplorare nuovi negozi. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, fare acquisti insieme è più piacevole e possiamo scambiarci consigli di moda. Questo è vero. È sempre utile avere una seconda opinione quando si provano abiti diversi. Sicuramente. Possiamo anche mangiare qualcosa in uno dei ristoranti del centro commerciale durante i nostri acquisti sfrenati. Questa è un'ottima idea. Lo shopping e la ristorazione vanno di pari passo e ci darà la possibilità di ricaricarci e rilassarci. Non vedo l'ora. C'è qualcosa di specifico che speri di trovare durante il nostro giro di shopping? Sto cercando un nuovo paio di scarpe da ginnastica e delle camicie casual. Che mi dici di te? Devo aggiornare il mio guardaroba estivo, quindi cercherò abiti, gonne e magari qualche accessorio. Sembra che abbiamo una lista della spesa pronta. Sarà interessante vedere cosa attira la nostra attenzione. Assolutamente. Non sai mai quali gemme nascoste potresti scoprire esplorando diversi negozi. Questo è il bello dello shopping. Non si tratta solo di trovare ciò di cui si ha bisogno, ma di imbattersi in tesori inaspettati.
Non potrei essere più d'accordo. È il brivido della caccia che rende lo shopping un'avventura. Hai marchi o negozi preferiti che vorresti visitare al centro commerciale? Ho alcuni preferiti, ma sono aperto anche a esplorare nuovi marchi. Dopotutto, la varietà è il sale della vita. Mi sento allo stesso modo. Manteniamo una mente aperta ed esploriamo diversi negozi per sfruttare al meglio il nostro viaggio di shopping. Sicuramente. Provare stili diversi e uscire dalle nostre zone di comfort può portare a scoperte sorprendenti. Questo è lo spirito. Sono entusiasta della nostra gita di shopping. Sarà un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme e divertirsi. Sono completamente d'accordo. Non si tratta solo dello shopping, ma anche dell'azienda e dei ricordi che creeremo. Questo è ciò che rende speciali le esperienze condivise. Sono contenta che stiamo organizzando questo giro di shopping insieme. Anch'io. Sarà una giornata memorabile. Non vedo l'ora di andare a fare shopping con te. Allo stesso modo. Facciamo in modo che sia un giorno da ricordare. A presto. Lezione 29. Flessibilità negoziale. Ciao Anna, ho notato che le linee guida del progetto sono troppo rigide. Possiamo parlare di maggiore flessibilità? Ciao John. Comprendo le tue preoccupazioni. La flessibilità è essenziale per adattarsi a situazioni impreviste. Quale proposta hai in mente? Penso che sarebbe utile avere più margine di manovra per quanto riguarda le scadenze e l'approccio che adottiamo per raggiungere gli obiettivi del progetto. Capisco da dove vieni. È importante trovare un equilibrio tra struttura e adattabilità. Come suggerisci di procedere? Un'idea è quella di stabilire un quadro che consenta aggiustamenti in base agli sviluppi del progetto. In questo modo, possiamo far fronte a circostanze impreviste. Sembra ragionevole. È fondamentale avere un piano che possa evolversi secondo necessità. Come proporresti di implementare questo framework? Potremmo effettuare check-in regolari per valutare i progressi e discutere eventuali modifiche necessarie. Ciò garantirebbe di rimanere sulla buona strada mantenendo la flessibilità. Sono d'accordo. Una comunicazione regolare è fondamentale per tenere tutti informati e affrontare potenziali problemi in modo tempestivo. Con che frequenza suggerisci di effettuare questi check-in? Penso che sarebbe utile un incontro settimanale, in cui possiamo rivedere lo stato del progetto e apportare modifiche se necessario. Sembra un buon piano. Una riunione settimanale offre una frequenza sufficiente per rimanere aggiornati senza disturbare troppo il nostro flusso di lavoro. Esattamente. Trova un equilibrio tra mantenere tutti allineati e consentire un lavoro mirato tra una riunione e l'altra. Possiamo anche usare quel tempo per raccogliere idee e risolvere i problemi. Mi piace l'idea di utilizzare l'orario delle riunioni per la risoluzione collaborativa dei problemi. Promuove il lavoro di squadra e incoraggia il pensiero creativo. La collaborazione è essenziale per il successo di un progetto. Coinvolgendo il team nel processo decisionale e nella risoluzione dei problemi, possiamo attingere alle competenze e alle prospettive di tutti. Sono completamente d'accordo. Promuove il senso di appartenenza e consente ai membri del team di contribuire al meglio con il loro lavoro. Inoltre, avere una mentalità flessibile ci consentirebbe di esplorare soluzioni alternative e adattare il nostro approccio in base a nuove informazioni o feedback.
Assolutamente. La flessibilità apre le porte all'innovazione e al miglioramento. È importante avere una mentalità aperta e essere disposti ad accettare il cambiamento quando necessario. Sono lieto che siamo d'accordo sull'importanza della flessibilità. Contribuirà al successo complessivo del progetto. Anch'io. Credo che la nostra volontà di adattarci e trovare un terreno comune porterà a una collaborazione più produttiva e gratificante. Apprezzo la tua comprensione e disponibilità a esplorare una maggiore flessibilità. Dimostra il tuo impegno a raggiungere il miglior risultato possibile. Grazie. Apprezzo il tuo contributo e credo che insieme possiamo trovare il giusto equilibrio tra struttura e flessibilità. Questo è lo spirito. Lavoriamo insieme per creare un ambiente di progetto che incoraggi la crescita e si adatti alle mutevoli circostanze. Non potrei essere più d'accordo. Ecco un viaggio progettuale flessibile e di successo. Complimenti per questo. Facciamo in modo che accada.